Qualche giorno fa, guardando le mie bambole, ho fatto una bruttissima scoperta. Alcune avevano cambiato colore in più parti del corpo. Erano comparse queste bruttissime macchie gialle. Questa cosa succede ad alcuni tipi di plastica quando rimangono esposti alla luce per diverso tempo. Infatti, nelle mie si capisce perfettamente, guardando le parti ingiallite, da che parte batteva la luce. Ovviamente, dopo aver sclerato malissimo all'inizio, ho raccolto un attimo le idee e ho pensato a come poter risolvere questo problema che si era presentato su tutte, ragazzi vi dico tutte, le mie Monster High giganti e anche su Maddie dell'Ever After High, purtroppo. Qui direi che si vede benissimo come sono distrutti i piedi di questa Gulaiope. Sulla plastica rosa si nota molto di più, ma anche Frankie e Maddie sono comunque particolarmente ingiallite. Quando poi ho pensato al procedimento, ho anche pensato perché non registrarlo, che potrebbe essere utile anche a voi, anche agli altri, ed eccomi qua, con tutto l'occorrente. Non servono realmente molte cose, serve molta pazienza. Per prima cosa serve dell'ossigeno a 40 volumi, esattamente quelli che vengono utilizzati per le tinture dei capelli. Si può usare anche a volumi minori, ma si allungano i tempi di schiaritura. Questo si può trovare tranquillamente da Tigotà a pochi euro, quindi vi consiglio di utilizzare direttamente i 40 volumi. Poi serve ovviamente un pennello, io uso quello da tinta, ma va benissimo qualsiasi pennello, veramente qualsiasi. Della carta stagnola, la classica carta da cucina di alluminio, della pellicola trasparente, sempre quella da cucina comodissima, e se le avete a disposizione delle lampade UV. In alternativa alle lampade UV il sole va benissimo, ci vorrà un po' più di tempo ma funziona ugualmente, quindi invece che esporle agli UV le esporremo al sole, ma comunque funzionerà ugualmente. Il procedimento, come vi dicevo, è molto semplice ma va effettuato assolutamente con i guanti. Io non li ho usati e infatti mi sono ritrovato con tutte le dita bruciacchiate. Più che dita bruciacchiate si rovina un pochino la pelle, niente di grave, però ecco, cerchiamo di evitarlo, quindi ragazzi mi raccomando, voi non fate come me, usate assolutamente i guanti. Io le prossime volte li utilizzerò sicuramente. Comunque, si prendono le bambole e si rimuovono tutti i vestiti e gli accessori, perché la plastica con questo procedimento non si rovina, ma le stoffe e i metalli si rovinano moltissimo. L'ossigeno a 40 volumi sui tessuti li macchia esattamente come fa la candeggina, quindi togliamo tutto in modo da essere sicuri proprio che non potremo rovinare niente. Togliendo anche le scarpe dell'altra Gulaiope, notate bene, proprio bene, lo stacco tra la parte rosa originale e quella ingiallita. È un disastro. Vi dico già che qui il risultato non sarà perfetto al 100%, ma comunque poi vedrete quanto comunque migliorerà. Per prima cosa raccolgo i capelli, ma giusto per comodità, in modo da non averli in mezzo alle scatole mentre faccio tutto il resto. Poi inizio con la prima bambola, prendo un pezzo di pellicola trasparente, la stendo sul piano da lavoro, ci appoggio sopra la prima parte della bambola da cui voglio togliere il giallo, in questo caso una gamba, e ci verso sopra un pochino di ossigeno a 40 volumi. Non abbiate paura, poco tanto è lo stesso, l'importante è che ce ne sia sufficienza per ricoprire tutta la gamba. Mi aiuto poi con il pennello a distribuirlo bene su tutta la gamba, in questo caso, e se lo spalmiamo sulla plastica che non è ingiallita non succede nulla, quindi non vi preoccupate. Non abbiate paura, spalmatelo per bene, piuttosto spalmatelo un pochino di più che un pochino di meno, in modo che siamo sicuri che il giallo lo elimineremo totalmente da ogni singolo punto. Dopo averlo spalmato bene, prendiamo la pellicola trasparente e la avvolgiamo bene attorno, in questo caso alla gamba, per fare in modo che il liquido, l'ossigeno a 40 volumi, non si possa asciugare e che rimanga bello bagnato e umido durante tutto il procedimento, perché poi ovviamente se si asciuga non agisce più, quindi deve essere assolutamente bagnato e chiudiamo bene la pellicola. Proseguo a fare esattamente la stessa identica cosa con l'altra gamba, quindi prendo un pezzo di pellicola trasparente, lo stendo, ci appoggio la gamba sopra, in questo caso l'altra perché una l'ho già fatta, ci verso l'ossigeno, lo distribuisco bene con il pennello e ricopro tutto per bene con la pellicola trasparente attorno alla gamba. Faccio proprio in modo che il liquidino rimanga dentro bello molliccio, bello bagnato e che faccia un impacco. Deve essere un impacco di ossigeno a 40 volumi sulla parte ingiallita.
Una volta che avremo mummificato completamente le gambe con l'ossigeno a 40 volumi e con la pellicola trasparente, prendo un pezzo di carta stagnola e aiutandomi con 2 scatole, in questo caso ho preso 2 scatole delle LOL, ma va bene qualsiasi scatola che siano più o meno alla stessa altezza, creo una specie di letto con la carta stagnola in cui adagiare la bambola. Il pezzo di carta stagnola deve essere abbastanza grande da poterci tenere comodamente sopra tutta la parte ingiallita, e se riusciamo ad averne un pezzo che sale anche lungo i lati aiuteranno a far riflettere maggiormente la luce su tutti i punti da schiarire e quindi velocizzarne un pochino il processo. Appoggio sopra le scatole, quindi le scatole mi servono sia lateralmente per tenere la carta stagnola sia sopra per tenere le lampade, ce le appoggio sopra e le accendo per fare in modo che la bambola si ritrovi come in una sorta di lettino abbronzante. Deve essere bella rinchiusa all'interno di questa cosa che riflette la luce da tutti i punti, non solo dalle lampade ma anche dalla carta stagnola tutta attorno. Con le luci UV il tempo di schiaritura sarà molto più veloce, ma se non le aveste a disposizione o non voleste comprarle, arrivati a questo punto vi basterà esporre tutta questa cosa al sole. Se la mettete al sole vi consiglio di coprire con un panno le parti sane e lasciare che il sole agisca solamente dove insomma abbiamo bisogno di schiarire. Vi lascio comunque, se vi interessa, il link Amazon qui sotto in descrizione se voleste comprare queste luci. Io le ho acquistate, non costano tantissimo, so che non sono utili per miliardi di cose, ma se foste interessati qui sotto c'è il link. Ovviamente possiamo mettere sotto le luci più bambole assieme, non per forza una alla volta, io in questo caso ci ho aggiunto anche questa Frankie. Mentre le altre si schiariscono, comunque vi volevo mostrare un altro problema che potreste trovare sulle vostre bambole e che questo procedimento vi assicuro ve lo risolve perfettamente. Questa Maddie non è mai stata esposta alla luce, ma i suoi capelli hanno comunque cambiato un po' colore. Adesso sono quasi un verde un po' stagno, cosa che invece non erano perché erano verde menta. Quindi anche per lei faccio la stessa identica cosa, ma lo faccio in questo caso solo su una ciocca di capelli proprio per mostrarvi la differenza alla fine. Prendo quindi un pezzo di pellicola trasparente, ci adagio sopra la ciocca, la riempio bene di ossigeno a 40 volumi, non abbiate paura di utilizzarlo, non rovina, non distrugge, non cola, non frigge, non fa nulla, mettetene un pochino di più meglio che un pochino in meno. Chiudo la pellicola per non far asciugare l'ossigeno, come detto prima, che deve rimanere bello umido e bagnato, e metto anche lei sotto le lampade UV. Adesso arriva il momento palloso perché non ci resta che aspettare. Ci vuole un po' di pazienza perché anche se utilizziamo le lampade UV che sono più veloci rispetto al sole, comunque solitamente ci vogliono almeno 2 o 3 giorni per fare in modo che si schiarisca, in casi davvero tanto ingialliti anche 4 giorni. Quindi bisogna portare pazienza. Una volta messe sotto la luce del sole o sotto la luce delle lampade UV, bisogna aspettare almeno 2 giorni. Passato il tempo di posa e dopo aver visto che il giallo è sparito, tanto lo si riesce a vedere dalla pellicola, togliamo tutte le pellicole, sciacquiamo e laviamo bene tutte le parti che abbiamo appena trattato. Mi raccomando, sciacquate benissimo perché l'ossigeno deve andare via totalmente. Il risultato direi che si nota subito già mentre la laviamo, ma qui sul mio tavolo con le luci giuste direi che si nota anche meglio. Il giallo è completamente sparito. Purtroppo la plastica in alcune bambole, tipo questa qui, si era già rovinata troppo e si intravede ancora un pochino dove appunto si era ingiallita. Ma direi che il risultato è comunque wow. Questo dipende anche dal tipo di plastica. Ad esempio le gambe di Maddie e Frankie, che hanno preso esattamente la stessa luce che ha preso Guliope, si sono ingiallite molto meno e infatti sono tornate esattamente come nuove. Invece la plastica rosa di Guliope si è ingiallita molto di più e un pochino il segno ancora si vede. Non è più giallo, ma la luce ha comunque rovinato un pochino la plastica. E qui purtroppo ragazzi non ci si può fare niente se non eventualmente ricolorarla, ma in questo video non mi interessa farvi vedere come ricolorarla, anche perché non lo so fare. Ma la differenza maggiore, secondo me, riusciamo a vederla con i capelli di Maddie, avendoli fatti un po' e un po'. Dopo averli lavati, guardate il colore della ciocca trattata a confronto al resto dei capelli. Da una parte è tornato perfettamente il colore originale, confronto al verde spento e quasi stagno che era diventato negli anni. Infatti se vedete c'è proprio da una parte il verde menta e dall'altra parte questo verde ingiallito, questo verde strano. E ripeto, non ha mai preso luce questa bambola, ma nel tempo spesso succede. Quindi questo procedimento lo potete utilizzare anche per le macchie sul viso, lo potete utilizzare per riportare il colore originale dei capelli, delle gambe, insomma su tutte le parti di plastica della nostra bambola potete utilizzarlo, anche perché non rovina
la stampa dei visi, ma appunto vi toglie tutte le brutte macchie che odiamo. L'unica cosa da fare attenzione, come vi dicevo prima, sono accessori e soprattutto vestiti. Comunque, come avete visto, il procedimento è davvero semplicissimo e spero che possa tornarvi utile con le vostre bambole o con i vostri giocattoli, va bene anche con quelli che hanno comunque subito qualche segno del tempo. Quindi fatemi sapere adesso cosa ne pensate del risultato, soprattutto voglio sapere se vi è tornato utile, e se vi è tornato utile lasciatemi qui sotto un like come sempre e iscrivetevi al canale che è importantissimo. Mentre aspetto tutti i vostri commenti, intanto vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.